il bivacco fisso Granzotto Marchi, dedicato a 2 alpinisti morti nel 41 durante la campagna italiana di Grecia. Conto una decina di posti letto per offrire riparo a chi si trova da queste parti e viene sorpreso ad esempio da maltempo, fondamentali per gli amanti, per i fruitori della montagna. Mi lascio adesso alle spalle questa arida vallata con le ingenti frane che stanno lentamente sgretolando le montagne, le vette, che fanno emergere così quei pinnacoli, quelle torri. Chissà quanto tempo passerà fino a quando quei denti si saranno sgretolati del tutto. Speriamo non decidano di farlo oggi. E dicevo, adesso invece vado ad un'altra forcella. Superata quella inizierà la parte più difficile di questo percorso di oggi, la grande discesa ancora più ripida di quello che ho fatto all'andata. Vediamo se riesco a raccontarvi tutto fino alla fine. Una peculiarità delle Dolomiti friulane è che non sono mai attraversate da strade carrabili. Se guardate la mappa del Friuli, sono una gigantesca chiazza di valli e di montagne, il parco delle Dolomiti friulane, e non c'è nessuna strada che vada da est a ovest, da nord a sud, per cui soltanto a piedi potete esplorare queste valli e vedere queste montagne. È l'unica maniera, perché non ci sono impianti di risalita, non ci sono modi per arrivare in acqua, soltanto con le vostre gambe, e questo rende questi spazi davvero unici, incontaminati, e bisogna rispettarli. Nuova forcella e nuovo panorama, ma soprattutto nuova paura, perché questa discesa me l'aspettavo perigliosa, ma è davvero scusate se sono sincero, sconfortante la maniera ripida e sconnessa con la quale scende tra questi faraglioni. È davvero, sono sconcertato, però è l'unico modo, a meno che non voglio tornare indietro. Continuo a sentire sassi rotolari giù in fondo. Quello è il punto in cui sono appena partito, quello è l'inizio della cresta, e questo è quello che mi aspetta. E bisogna veramente inventarsi il sentiero, perché non ci sono simboli. Queste sono le verticalissime pareti rocciose, quella dovrebbe essere il torrione, là di nuovo un'altra forcella, questa è la forcella della morte, la intitolerò. Questa è la situazione, si cammina praticamente, si fa un passo verso sinistra e se ne fa un altro verso il basso, perché ti frana tutta il pietrisco. Attenzione a non prendere troppa velocità, tipo adesso. Oddio mio, è difficilissimo tenere i freni. In mezzo al canalone, il sole è andato dietro la forcella da dove sono partito, e adesso ho anche completamente perso il segno del sentiero, anche perché qua, franando spesso, immagino che le pietre dove viene fatto il segno a volte può essere che vengano coperte o si spostino del tutto, e quindi è totale improvvisazione. Noto scivolato, si fa praticamente anche un po' di snowboard, quando parte la pietraia sotto i tuoi piedi non riesci proprio a fermarti, devi trovare un appiglio tipo questa roccia che è proprio nel cuore del canalone, su cui mi sono aggrappato come uno scoglio, come una cozza a uno scoglio, e adesso devo capire qual è il punto. In realtà è inutile capire qual è il punto più solido, perché non ce n'è un punto più solido, però fate attenzione prima di mettere ogni passo, tastate, e vedete che qua scivola tutto, tastate, forse quella roccia lì, eccola, questa invece è più solida, tastate per capire, però ancora è lunga. Da qua si ha una perfetta panoramica della follia in cui mi sono imbattuto, ovvero la forcella lassù in cima e poi questa, tutta la simpatica frana su cui bisogna camminare. C'è ogni tanto qualche segno del sentiero, poi devo arrivare laggiù in fondo, devo girare attorno a questi torrioni, questi 2 gemelli qua dietro, e laggiù c'è poi il rifugio. Devo prendere spessissimo delle pause, perché la sollecitazione sulle ginocchia è qualcosa che non ho mai provato. Non ho mai fatto una discesa più difficile di così, se poi si può chiamare discesa, perché sicuramente una frana non è come uno dei sentieri in mezzo al bosco. Un canalone infernale, la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia. Un passo dove il piede sta impiantato non esiste, quindi si fa questo snowboard costante
e non... Oddio. Si cade. È difficile, però il panorama che c'è da qua è davvero impagabile. Soltanto se vieni a piedi ne puoi godere. Forcella de las Buzas, un nome che non mi scorderò mai. Sicuramente è una delle imprese più difficili che abbia fatto in tutta la mia vita. In realtà sono qui quasi più a sconsigliarvela che a consigliarvela. Fatela soltanto se siete davvero esperti, se siete atletici, se avete una condizione fisica ottimale e se il meteo è ottimale come oggi, che non c'è mai stata neanche una nuvola, perché non vorreste mai fare quella discesa neanche con un solo goccio d'acqua di stravi. State attenti, ci sono tantissimi percorsi nelle Dolomiti Friulane che potete fare e altri molto più facili. Ci sono tante forcelle se cercate l'adrenalina, ma mi raccomando siate esperti. Forcella de las Buzas, sì, non me la scorderò mai. Mi lascio dietro la forcella e si entra in questo piacevolissimo bosco alpino verdissimo. Davvero rigogliosissima la natura qua in Friuli, verdissima. Ancora la mia temibile forcella, veramente mi fa paura, mi sento questa presenza che mi osserva e che mi dice questa volta l'hai fatta franca, vediamo la prossima. Conclusione, ci ho messo 3 ore e 10 a salire e altrettanti a scendere, quindi la discesa non mi ha permesso di guadagnare alcun minuto perché è talmente complicata che ci vuole lo stesso tempo della risalita. Con questo corso d'acqua che sgorga dalla montagna che ho appena risalito, che offre un ultimo scorcio suggestivo, in questo sentiero potete ammirare delle vedute che soltanto camminando e raggiungendo quelle vette riuscite ad ammirare e a portare a casa. Questo è quindi quello che mi porterò da questa esperienza nelle Dolomiti Friulane. Di ritorno a Forni di Sopra recupero le energie con tagliatelle ai porcini della zona, birra locale e ancora frico, una prelibatezza friulana. Questo prima di scivolare verso l'incantevole lago azzurro di Sauris.